Alle 0:34, Schettino dice di essere su una lancia. 2 minuti dopo, la motovedetta G104 segnala 70-80 persone ancora a bordo. Lui è fuori, loro sono ancora dentro. Per capire come si arrivò a quell'immagine, dobbiamo tornare alle 21:45, quando la Costa Concordia colpisce gli scogli e inizia un conto alla rovescia di 69 minuti. La Costa Concordia è lunga 247 metri. È un colosso da oltre 114.000 di stazza lorda e può superare i 20 nodi. Dentro non sembra una nave, ma una città galleggiante. Cabine, ristoranti, teatro, piscine, ascensori, cucine, corridoi che si moltiplicano su molti ponti. La sera del 13 gennaio 2012 trasporta 3.206 passeggeri e 1.023 membri dell'equipaggio. Fra loro ci sono 200 bambini sotto i 12 anni e 52 neonati. Si parlano lingue diverse, si seguono turni diversi, si occupano spazi che durante un'emergenza dovranno convergere verso pochi punti precisi. Questa scala è la forza della nave e insieme il problema che ogni ordine dovrà governare. Per quasi tutti è una normale sera di vacanza. Si cena, si assiste agli spettacoli, si torna in cabina. Il mare è scuro, ma la costa del Giglio è vicina. Nulla, negli spazi illuminati della nave, lascia immaginare che quel paesaggio diventerà una via di salvezza. La nave lascia Civitavecchia alle 19:18, diretta a Savona. La rotta ordinaria, comunicata inizialmente, l'avrebbe tenuta più a largo. In plancia ci sono più ufficiali, un timoniere e gli strumenti necessari per conoscere rotta, velocità e distanza dalla costa. Non è una piccola imbarcazione affidata all'istinto di una sola persona. È un sistema complesso, costruito per distribuire osservazione, controllo e responsabilità. Ma quella sera il piano operativo viene modificato. La Concordia punta verso l'isola del Giglio per un passaggio ravvicinato. La velocità resta alta, circa 16 nodi. Di notte, vicino a bassi fondali. È qui che la storia smette di essere il racconto di un incidente improvviso. Prima dell'urto esiste già una catena, una decisione, un controllo insufficiente, un equipaggio di plancia che non trasforma il dubbio in un allarme efficace. Il rapporto tecnico parlerà di carta nautica inadeguata per quel tipo di avvicinamento, di distrazioni, di ordini non sempre compresi al primo colpo e di un bridge team numeroso ma passivo. Non significa che tutti, in plancia, abbiano avuto lo stesso ruolo. Significa qualcosa di più importante. Un errore raramente viaggia da solo. Per diventare catastrofe attraversa barriere che non lo fermano. Qualcuno sceglie, qualcuno esegue, qualcuno vede il pericolo, ma non riesce a imporsi. Gli strumenti mostrano la costa che si avvicina. La nave continua a correre. Alle 21:44 le scole sono davanti alla prua. Rimane meno di un minuto per evitare una massa di granito con una nave lunga quasi 2 campi e mezzo da calcio. Alle 21:44 minuti e 5 secondi, la Concordia è a circa 3 decimi di miglio dalle scole e procede a 16 nodi. Il comandante smette di indicare una rotta e comincia a ordinare angoli di timone. 10 gradi a dritta, 20, tutto a dritta, poi al centro, 10 gradi a sinistra, 20 a sinistra. In uno dei passaggi il timoniere muove inizialmente dalla parte sbagliata. Si corregge e perde circa 8 secondi. Non è l'unica causa dell'impatto. La nave è già troppo vicina, la curva è troppo ampia e il margine è quasi scomparso. Alle 21:45 minuti e 5 secondi viene ordinato tutto a sinistra. Un ufficiale, dalla letta, avverte che il lato sinistro è arrivato sugli scogli. Un secondo dopo, il rumore attraversa lo scafo. 21:45 minuti e 7 secondi. Il lato sinistro della nave striscia contro la roccia. La velocità crolla. Lo scafo d'acciaio si apre sotto la linea di galleggiamento. Solo nei giorni successivi si misurerà una lacerazione lunga circa 53 metri. Nei saloni, piatti e arredi vengono proiettati a terra. Nei locali tecnici, l'acqua non entra lentamente, irrompe.
In meno di un minuto la propulsione scompare e la rete elettrica principale collassa. Per qualche istante entra in funzione il generatore d'emergenza, poi anche quella alimentazione diventa discontinua. Il timone rimane bloccato tutto a dritta. La città galleggiante si spegne. Restano le luci d'emergenza, alcune comunicazioni e una massa enorme che continua a muoversi senza il normale controllo di motori e governo. La falla coinvolge una zona dove sono concentrati sistemi vitali, motori elettrici di propulsione, generatori, trasformatori, pompe di sentina e di zavorra. Alla fine risulteranno allagati 5 compartimenti stagni contigui: il 4, il 5, il 6, il 7 e l'8. La nave era progettata per resistere all'allagamento di 2 compartimenti adiacenti, secondo le regole applicabili alla sua costruzione. 5 significano uno scenario oltre il limite di sopravvivenza previsto. Già il rapido allagamento dei compartimenti 5 e 6 rappresentava, secondo l'indagine, una condizione limite, in cui l'abbandono serve a consentire un'evacuazione ordinata. Gli altri 3 moltiplicano pescaggio, superfici liquide libere e perdita di stabilità. Questo punto è decisivo. Non racconta soltanto perché la Concordia si perderà. Racconta quando la priorità avrebbe dovuto cambiare. A quel punto non si tratta più di ripristinare una crociera interrotta. Si tratta di guadagnare minuti, radunare migliaia di persone e preparare l'uscita finché i ponti sono ancora percorribili e le lance possono ancora lavorare. Subito dopo l'urto, gli ufficiali raggiungono la plancia e squadre tecniche scendono a verificare i danni. Alle 21:48 breccia e allagamento sono confermati. Alle 21:50 l'acqua ha già raggiunto il ponte A. Intorno alle 21:51, appena 6 minuti dopo il contatto, la plancia conosce la presenza di una via d'acqua in compartimenti adiacenti che comprendono officina, sala macchine e quadri elettrici. Non è ancora disponibile l'immagine completa dei 5 compartimenti, ma non è più un sospetto. Il rapporto d'indagine considera la gravità già nota in quel momento. A bordo esiste una procedura: accertare i compartimenti colpiti, informare le autorità e la compagnia, valutare il danno, attivare l'emergenza generale e, se restare a bordo è pericoloso, procedere all'abbandono. Mentre i tecnici tentano di riattivare il generatore d'emergenza, i passeggeri cercano una spiegazione. Hanno sentito il colpo. Hanno visto bicchieri cadere, luci spegnersi, pavimenti inclinarsi. Alle 21:54 minuti e 47 secondi arriva il primo annuncio. C'è stato un blackout, i tecnici stanno lavorando e la situazione è sotto controllo. Quelle parole non creano il danno, ma modificano il comportamento delle persone. Alcuni restano nei saloni, altri vengono invitati a rientrare in cabina. Nei corridoi l'illuminazione d'emergenza funziona, molte cabine invece sono buie. Per trovare il giubbotto salvagente dentro un armadio, qualcuno usa la luce del telefono. Il problema non è rassicurare. In emergenza rassicurare serve. Il problema è rassicurare senza preparare. Un messaggio può ridurre il panico e, nello stesso tempo, ordinare di prendere il giubbotto e raggiungere il punto di raccolta. Qui la seconda parte manca. La calma viene separata dall'azione. Alle 21:55 viene verificato che almeno 3 compartimenti sono allagati. Alle 21:57 minuti e 58 secondi il comandante parla con il coordinamento di crisi della compagnia. Riferisce l'urto, il blackout e l'acqua arrivata nella zona del quadro elettrico principale. Gli elementi critici, dunque, viaggiano, ma non diventano ancora una mobilitazione completa. L'allarme generale non suona. I passeggeri non vengono radunati in modo ordinato ai punti di raccolta. Le lance non vengono preparate con la nave quasi diritta. Ogni minuto che passa aggiunge inclinazione, confusione e ostacoli fisici. Il tempo utile non è il tempo prima dell'impatto. Quello è già perduto. È il tempo dopo, quando un'organizzazione può ancora trasformare informazioni imperfette in una scelta prudente. Ed è proprio quel tempo che, sulla Concordia, comincia a consumarsi. La macchina dei soccorsi non si attiva per una richiesta spontanea della nave. Comincia in parte da terra. Passeggeri preoccupati chiamano familiari e conoscenti. Una madre riceve la telefonata della figlia, avverte i carabinieri e la segnalazione raggiunge la centrale di Livorno intorno alle 22:06.
È un rovesciamento impressionante. Persone chiuse dentro una nave ferita stanno fornendo all'esterno un quadro più allarmante di quello comunicato ufficialmente dalla plancia. Fra le 22:07 e le 22:14, nei primi contatti con le autorità, dalla Concordia si parla ancora di blackout e di verifiche in corso. Non viene chiesta assistenza immediata. Eppure, sotto i ponti dei passeggeri, squadre di macchina stanno affrontando acqua, cortocircuiti, pompe inutilizzabili e un generatore d'emergenza che si arresta per surriscaldamento. Alle 22:16 la Guardia Costiera dispone comunque l'avvicinamento della motovedetta G104, già in zona. È il primo tassello operativo di un dispositivo che crescerà rapidamente, ancora prima che dalla nave arrivi una descrizione completa. Alle 22:18 è ormai chiaro che non funzionano propulsione, automazioni e pompe principali. Alle 22:20 la plancia riceve conferma dell'allagamento in locali che ospitano motori e generatori. Alle 22:22 la nave chiede l'assistenza di un rimorchiatore, ma descrive la situazione come controllata grazie alla compartimentazione. Soltanto alle 22:26 viene comunicata alle autorità per la prima volta la presenza della falla e dell'allagamento. Non è un dettaglio burocratico. Un centro di soccorso decide quali mezzi muovere sulla base di ciò che sa: tipo di danno, persone a bordo, capacità di governo, velocità dell'allagamento. Se le informazioni arrivano parziali, anche la risposta parte con un'immagine parziale. Livorno, tuttavia, ha già mandato verso la nave una motovedetta della Guardia di Finanza presente in zona. Il sistema esterno comincia a muoversi, mentre quello interno è ancora sospeso. Ridurre tutto a un solo volto è rassicurante perché rende la tragedia semplice, ma responsabilità non significa semplicità. Il comandante conserva il ruolo centrale nelle decisioni di rotta e di emergenza. La sentenza definitiva valuterà penalmente le sue condotte. Il rapporto tecnico, che non è una sentenza, mostra però un sistema più vasto. Ufficiali di plancia poco assertivi, procedure non seguite, ruoli confusi, comunicazioni ambigue e un supporto da terra che non trasforma le notizie ricevute in una pressione efficace per preparare subito l'evacuazione. Nessuno di questi elementi cancella gli altri, al contrario, li rende più comprensibili. Una grande nave è sicura quando molte persone possono interrompere una decisione pericolosa. Quella notte, troppe barriere esistono sulla carta e troppo poche funzionano nel momento decisivo. Dopo l'urto, la Concordia non sta governando. I motori sono fermi e i timoni sono bloccati a dritta. Intorno alle 22:11 la nave è quasi immobile, poi comincia a derivare. Il vento da nord-est e la posizione del timone fanno ruotare la prua. Nei primi minuti lo scafo si inclina sul lato sinistro, quello della falla. Fra le 22:10 e le 22:15 l'inclinazione passa sul lato destro. Questo non significa che la falla abbia cambiato lato. È l'intera nave che reagisce all'acqua già entrata, alle superfici liquide che si muovono nei compartimenti e alle forze esterne. Per i passeggeri è un nuovo shock. Il pavimento cambia direzione sotto i piedi. Scale che sembravano percorribili diventano rampe. Oggetti, persone e acqua si spostano. Da fuori la nave appare ancora illuminata in parte, enorme e vicinissima all'isola. Da dentro la geometria della città galleggiante comincia a deformarsi. La deriva porta la Concordia verso Giglio Porto. Intorno alle 22:39 lo scafo raggiunge la costa e si appoggia sul basso fondale. La vicinanza dell'isola eviterà un esito ancora più devastante. Poche centinaia di metri separano migliaia di persone da un porto, da motovedette, traghetti, pescatori e case aperte nella notte. Ma il rapporto tecnico attribuisce il ritorno verso terra soprattutto alla combinazione favorevole di vento, corrente e timone bloccato, non a una nave ancora governabile. In plancia vengono date disposizioni sulle ancore e si parla di avvicinamento alla costa. Eppure propulsione e timone non rispondono. La posizione finale è provvidenziale per i soccorsi. Non deve però cancellare ciò che accade prima di raggiungerla. L'acqua continua a salire e il margine per un'evacuazione ordinata si riduce. Intorno alle 22:30 l'acqua ha raggiunto il Ponte Zero e supera porte tagliafuoco, ascensori di poppa e aree di servizio. L'allagamento progressivo invade spazi inizialmente integri. La nave aumenta il pescaggio, perde stabilità e si inclina sempre di più a dritta.
Le simulazioni del rapporto mostrano che intorno alle 22:54 la capacità dello scafo di opporsi alle cause di sbandamento è ormai quasi nulla. La Concordia non può più reagire come una nave sana. Alle 22:30 il direttore di macchina suggerisce al comandante di abbandonare. Quasi nello stesso istante, alcuni passeggeri salgono autonomamente sulle lance. Non hanno ricevuto l'ordine formale. Hanno letto la nave con il corpo, il buio, la pendenza, l'acqua, il comportamento dell'equipaggio. Mentre il sistema discute, le persone iniziano a scegliere da sole. Alle 22:33 minuti e 26 secondi viene finalmente attivato l'allarme generale. Sono trascorsi 48 minuti dall'impatto e più di 40 da quando la gravità dell'allagamento era già evidente. L'allarme generale non equivale ancora all'ordine di abbandono. Serve a mobilitare l'equipaggio, radunare i passeggeri ai punti assegnati, controllare le presenze e preparare i mezzi di salvataggio. È precisamente ciò che avrebbe potuto guadagnare ordine quando la nave era meno inclinata. Un punto di raccolta non è soltanto un luogo. È il sistema che permette di capire chi manca, chi ha bisogno di aiuto e quale lancia deve accoglierlo. Ma ora migliaia di persone si muovono insieme, con informazioni diverse, lungo corridoi e scale che hanno cambiato pendenza. Alcune non hanno svolto un'esercitazione pratica perché erano salite nei porti successivi a Savona. Molte hanno ricevuto istruzioni in video, ma non hanno provato la realtà di una nave che si corica. La procedura comincia quando l'ambiente sta già sabotando la procedura. Alle 22:35 minuti e 53 secondi, il comandante decide di abbandonare la nave. Alle 22:36 minuti e 5 secondi, viene diffuso un messaggio che invita i passeggeri a raggiungere con calma i punti di raccolta. È un passaggio importante, ma non contiene ancora la formula completa di abbandono. Alle 22:48 il comandante ordina al secondo di procedere dal lato destro. Gli ufficiali chiedono il segnale formale. Alle 22:49 vengono preparate le prime lance. Alle 22:50 arriva l'ordine di mettere in mare le numero 1, 3, 5 e 7. La macchina dell'evacuazione si sta muovendo. Ma decidere, preparare e comunicare sono tre azioni diverse. Su una nave con 26 nazionalità fra i passeggeri e un equipaggio composto da 38 nazionalità, la chiarezza non è un dettaglio, è parte del salvataggio. Alle 22:54 minuti e 10 secondi, il secondo comandante usa il sistema di diffusione e pronuncia in inglese le parole attese. Abandon ship. 69 minuti dopo, il contatto con le scole. Questo dato non significa che per 69 minuti non sia accaduto nulla. Sono stati compiuti controlli, tentativi tecnici, telefonate, allarmi e ordini intermedi. Ma proprio questa densità rende il ritardo più grave. Le informazioni c'erano, arrivavano a persone diverse e non venivano convertite abbastanza presto in un'unica azione coordinata. Intorno alle 22:55 comincia la messa in mare delle lance con passeggeri a bordo. La nave è già inclinata oltre le condizioni ideali di utilizzo dei mezzi. Da quel momento, ogni grado in più trasforma un'operazione prevista in un'impresa fisica. Quando le lance iniziano a scendere, lo sbandamento rende difficili verricelli, accessi e imbarco. Sul lato alto, alcuni mezzi non possono più raggiungere l'acqua nel modo previsto. Sul lato basso, il mare si avvicina ai ponti. Il rapporto tecnico critica duramente organizzazione e comando, ma riconosce anche un fatto. Molti membri dell'equipaggio continuano ad aiutare i passeggeri in condizioni oltre il limite operativo, con umanità e coraggio. Equipaggio non è una parola unica. Dentro ci sono ufficiali, marinai, tecnici, camerieri, addetti alberghieri, persone con compiti e preparazioni differenti. Alcuni sono disorientati dalla mancanza di ordini, altri prendono iniziative decisive, guidano famiglie, riempiono lance, aprono passaggi. La notte della Concordia contiene responsabilità enormi e gesti straordinari. Raccontare gli uni non richiede di cancellare gli altri. Alle 23:10 le prime lance si muovono verso Giglio Porto. In mare convergono motovedette, navi, rimorchiatori, elicotteri, il traghetto Aegilium e imbarcazioni locali. Verranno utilizzate 23 lance della nave e 6 zattere.
Circa 2.930 persone lasceranno la Concordia con quei mezzi. Circa 1.270 saranno recuperate dal dispositivo di soccorso. Le unità si alternano sotto la poppa perché non possono fissarsi in sicurezza allo scafo inclinato. Una motovedetta viene usata come piattaforma, mentre un'altra la mantiene accostata. Gli elicotteri recuperano persone bloccate nelle zone più difficili. Sommozzatori e vigili del fuoco entrano in una struttura che sta ruotando, al buio, piena d'acqua e ostacoli. A terra, un'isola con pochi abitanti accoglie in poche ore una folla più grande della propria popolazione. Coperte, stanze, chiesa, scuole, barche, braccia. La costa vicina non è soltanto geografia. Diventa una comunità intera trasformata in infrastruttura di salvezza. Alle 23:11 l'inclinazione supera i 25, forse 30 gradi. Alle 23:19 la plancia viene lasciata quasi completamente. Il secondo comandante resta ancora a coordinare fino alle 23:32. A mezzanotte lo scafo è inclinato di circa 40 gradi e centinaia di persone sono state costrette a cercare vie alternative, scale esterne, cime, acqua, elicotteri. Alle 0:34 il comandante è su una scialuppa. Poco dopo la nave raggiunge un'inclinazione prossima agli 80 gradi. I soccorritori continuano. Alle 6:14 del mattino l'evacuazione immediata viene considerata completata, ma la ricerca dentro il relitto è appena cominciata. In totale 4.197 persone sopravvivono, 32 no. Più di 150 dichiareranno lesioni. Qui il racconto deve fermarsi sui numeri senza trasformarli in spettacolo. Ogni minuto della cronologia ha attraversato corpi reali. Il rapporto tecnico del Ministero nasce per prevenire altri incidenti, non per stabilire colpe penali. Le responsabilità vengono affrontate nei tribunali. Nel 2017 la Corte di Cassazione rende definitiva la condanna di Francesco Schettino per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, abbandono della nave e di persone incapaci, oltre alle contravvenzioni contestate. La pena è di 16 anni di reclusione e 1 mese di arresto per le contravvenzioni. Non 16 anni e 1 mese di reclusione. La distinzione giuridica conta. La sentenza non trasforma però l'intera vicenda in una favola con un solo colpevole e tutti gli altri spettatori. Il comandante è il vertice della catena. Proprio per questo il disastro dimostra quanto servano sistemi capaci di controllare anche il vertice, correggerlo e reagire quando fallisce. Dopo la tragedia, procedure aziendali e regole internazionali vengono riesaminate. Le esercitazioni per i nuovi passeggeri vengono anticipate prima o immediatamente dopo la partenza. Cresce l'attenzione sulla pianificazione e sul monitoraggio delle rotte, sul Bridge Resource Management, sulla capacità degli ufficiali di esprimere un dissenso operativo, sulla stabilità in avaria e sul controllo degli allagamenti. Il rapporto raccomanda maggiore ridondanza dei sistemi vitali, generatori d'emergenza separati, pompe più capaci, quadri elettrici meglio protetti e strumenti che mettano in relazione i sensori di allagamento con il calcolo della stabilità residua. Non ogni modifica successiva nasce soltanto dalla Concordia. Alcune regole erano già in evoluzione e la sicurezza marittima procede attraverso molti incidenti e studi. Ma questo naufragio accelera domande che nessuno può più ignorare. Nessuna tecnologia può rendere inaffondabile una nave aperta per 53 metri attraverso 5 compartimenti. Tecnologia, addestramento e procedure possono però impedire che un errore resti incontrastato e che una notizia urgente perda forza a ogni passaggio. La Costa Concordia non è la storia di un solo istante. L'urto delle 21:45 è l'inizio visibile, non la spiegazione completa. Prima ci sono una rotta rischiosa e controlli che non fermano il pericolo. Dopo ci sono compartimenti che si allagano, informazioni che arrivano, parole che rassicurano, autorità che insistono, tecnici che comprendono, passeggeri che anticipano gli ordini. Poi l'allarme generale, la decisione, la preparazione delle lance e infine l'annuncio formale. 5 momenti diversi che spesso vengono compressi in una sola frase. L'ora perduta non era vuota, era piena di segnali.
La sua lezione più dura è questa. Una tragedia può diventare ancora più grave non quando manca ogni informazione, ma quando nessuno riesce a trasformare abbastanza presto ciò che si sa in ciò che deve essere fatto. Se questa ricostruzione ti ha mostrato qualcosa che non conoscevi, iscriviti ad Anatomia Criminis. Secondo te, quale barriera avrebbe potuto cambiare davvero quella notte? La rotta? L'allarme anticipato? O una plancia capace di fermare una decisione sbagliata? Continua dal documentario che trovi ora sullo schermo.